E abbiamo qua un ospite, certo. Daniele Casprini, che è il fondatore di un portale fantastico che si chiama It's Tuscany. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Nel nome c'è già tutto, perché su questo portale si può visitare virtualmente la Toscana e poi sceglierle in modo di fruizione. Cioè mi posso comprare i fagioli zolfini, ridi, è vero, lo so. il farro, o anche decidere di andare a vedere un borgo Murlo in provincia di Siena. Proprio così. A parte giovedì che nevicherà anche a Firenze, tutti a casa, tutti a casa. Allora, giovedì, poi, a partire da state venerdì, a casa. tutti Giovedì nevia, si può stare un giorno a casa, non muore nessuno, no? E poi tutti su istascani.com, Esatto. perché questa è la grande novità che noi annunciamo oggi per la Toscana, cioè una grande piattaforma digitale di marketing territoriale, che vuol dire riuscire a connettere territorio con borghi, cultura, tipicità, tradizioni, i prodotti che nascono dal nostro territorio, e quindi poter mettere insieme all'interno di un grande network tutte le opportunità della Toscana. Perché quello che spesso e volentieri ci accusano da fuori, e tra l'altro anche noi, insomma, se siamo minimamente critici, è che abbiamo in Toscana questa difficoltà, no? Cioè di mettere insieme tutto quello che c'è, perché un po' per campanili, un po' per difficoltà anche tecniche e logistiche, ci sono queste difficoltà. Questo invece è un tentativo di superare. Questo è un tentativo di superare, perché è il concetto del marketing territoriale, cioè connettere territorio con imprese e prodotti. Questo è la novità di Istascani. Tra l'altro posso dire una cosa, è importante, perché è una specie di setaccio, cioè qui dentro ci può stare solo un'azienda che scommette sull'eccellenza e sulla modernità, ok? Cioè gli acchiappaturisti non ci possono entrare. No, l'obiettivo intanto è di tirar fuori tutte le eccellenze nascoste della Toscana, per metterle insieme, fare sinergia, fare un grande network, ma non solo sull'aspetto dei prodotti, anche sull'aspetto della ricettività e della ristorazione. Cioè io quando arrivo in Toscana, che sia toscano o comunque venga dalle altre parti d'Italia, dal resto del mondo, io arrivo in questa regione meravigliosa, voglio visitare i borghi, voglio fare un itinerario, voglio capire dove posso andare a mangiare le tipicità, dove posso comprare i prodotti, dove dormire. Quindi questo è la novità. Giacomo ha detto una cosa giusta, cioè ha usato l'espressione acchiappaturisti, no? Che per carità, nel senso, la generalizziamo un po' per far capire, però è vero, a volte nei pacchetti che vengono proposti c'è un po' questa cosa del turismo mordi e fuggi, no? Arrivo, nel posto arrivo lì, ti do bistecca fatta un po' sì, tanto te che ne sai come va fatta la bistecca per bene. Qua invece no, cioè si cerca anche di superare questo, cioè se io sono sul portale, cioè generalmente offro una qualità di un certo assolutamente tipo. Perché c'è un codice etico che in qualche modo filtra l'accesso al portale, cioè non tutti possono entrare sul portale. L'elemento eticità, quindi della toscanità, del valore dell'eccellenza, è il requisito fondamentale per entrare in Tascani.com. Ci dà qualche numero di questo portale? Allora, i numeri sono questi. Intanto noi siamo partiti con un preview a settembre e siamo partiti con la piattaforma vera e propria il 31 gennaio. Da settembre al 31 gennaio abbiamo avuto 20.000 visitatori unici e in 25 giorni altri 11.000. Oggi siamo a circa 31.500 visitatori in 5 mesi di presenza. Sotto l'aspetto invece del marketing, vero e proprio marketing web, abbiamo avuto 52 milioni di visualizzazioni sull'advertising proprio di Stascani.com. Abbiamo circa 17.000 fan su Facebook in 6 mesi e 47 milioni di impression sui banner che raccontano. Quindi sono numeri veramente importanti. E qual è invece l'obiettivo che ci diamo? Noi abbiamo come obiettivo 200.000 visitatori unici e 2 milioni di visite all'interno del portale web entro il 2018. Abbiamo già circa 300 aziende in lista di attesa per entrare all'interno. Ecco, quindi questi sono i numeri di questa nuova piattaforma che è partita sostanzialmente il 31 gennaio. Che è per la Toscana, ma anche per i toscani, perché per esempio dicevo, se io volessi andare a Murlo, che è un posto meraviglioso, no? Che però non si conosce bene, guardate, perché il problema siamo uno dei grandi problemi anche nostri è che noi stessi non sappiamo dove andare a comprare certi prodotti, no? Voglio dire, io voglio andare a comprare il farro della Garfagnana, dove lo vado a comprare? Magari qualche volta la Hop lo posso trovare, ma bisogna andare o il fagiolo zolfino. Lo zolfino te lo trovi a Leccio, ma se non sai dov'è Leccio, come tu fai a trovare lo zolfino? Diciamo, gli piace parecchio lo zolfino. Già 2 volte detto zolfino e gli piace. Lo zolfino è un fagiolo fantastico. Il cecino rosa? Anche quello. Il cecino rosa. Le parti mie di Londra, la Val di Sieve. E là me lo porti te. Voglia, non c'è il problema. È un po' scomodo, c'è la neve. Però vedi, il problema è che me lo metto in casa, è secco, no? Ti ci vuole l'amico che lo vada a prendere. Invece
invece io a questo punto vado su istascani.com, lo trovo, lo seleziono, lo compro e mi arriva a casa. Quindi ci sono i due vantaggi. Uno per il cliente finale che riesce a trovare. Perché Bartolini c'ha le catene, capito? Quindi non ha problemi, te lo porta senza problemi. Sì, allora fa lui il corriere. Fa il corriere. Però è bella questa cosa qui, che ha al tempo stesso anche la valorizzazione. Si dice a volte che faccio gli acquisti dal web, finisce che vado a penalizzare. No, qui la realtà la valorizzo, anzi, perché arriva dove non arriverebbe altrimenti. Esattamente, perché voglio dire, come fa lo zolfino arrivare a Berlino? No, infatti è verissimo. Uno viene in Toscana, mangia lo zolfino e lo vorrebbe ricomprare. Si va a Berlino Zolfo. Come giusto per abbracciamoci. Vogliamoci tanto bene. Casprini, grazie mille. Ricordiamo il portale itstascani.com, scritto proprio ITS Tuscani con la y.com. Ok, così lo capite tutti, è molto utile. Grazie. E noi vi aspettiamo, venite a visitarci. Grazie di tutto, grazie di essere stati giovedì avete una giornata intera per stare su questo portale. Chiudetevi in casa e voletevi tanto bene, va bene?